Buongiorno, bentornati sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai computer e all'elettronica vintage. Ma oggi non parliamo né di computer né di elettronica, ma bensì di questa calcolatrice meccanica Facit CM216. Infatti questo video viene inserito all'interno della rubrica L'ultimo ritrovato della retrotecnologia, quindi non parliamo solo di computer su questo canale, ma comunque di oggetti vintage. Vi avevo già mostrato questa calcolatrice in qualche video breve. In un primo video breve avevamo fatto l'unboxing, quindi quando l'avevo acquistata. In un secondo video breve avevo provato a fare un paio di somme, giusto per vedere se la calcolatrice funzionava, e funzionava per fortuna. In un terzo video breve vi avevo mostrato l'interno di questa calcolatrice meccanica, tanto che l'avevo smontata, poi l'avevo anche pulita e adesso si presenta in ottime condizioni. Come mai mi è venuta questa passione per le calcolatrici vintage? Beh, ero andato a visitare una mostra di Historybit e a quel punto, vedendo tutte queste calcolatrici meccaniche, non ho potuto far altro che innamorarmi e quindi adesso me ne sono comprata una, anzi più di una. Se avete visto anche gli altri video brevi, ho comprato anche delle calcolatrici elettromeccaniche. Una non funzionava, sto cercando di sistemare piano piano. All'interno i meccanismi sono piuttosto complessi e quindi magari una volta riesce a far funzionare un'operazione, però poi non ne va un'altra. Insomma, funziona così. Mi ero stufato di fare soltanto somme e sottrazioni con questa calcolatrice meccanica, quindi ho scaricato il manuale della calcolatrice online. Lo trovate anche sul mio sito, se cliccate il link in descrizione ho fatto una pagina relativa a questo video con anche il manuale della calcolatrice in inglese da scaricare. E adesso proviamo a effettuare tutte le operazioni che questa calcolatrice è in grado di fare, quindi somme, sottrazioni, dove mettere la virgola decimale, moltiplicazioni e anche divisioni. Diamo un primo sguardo a quelli che sono i comandi e i componenti di questa calcolatrice. Innanzitutto possiamo notare tre display, 1, 2 e 3, che vengono chiamati registri o registers in inglese. Infatti il manuale che poi potete scaricare è in inglese, quindi li trovate come register. Il primo registro è questo dell'inserimento, questo qua sotto qui. Infatti se io sulla tastiera digito un numero, ad esempio 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo numero viene visualizzato sul registro dell'inserimento. In inglese questo numero è chiamato setting register. Muovendo questa manovella, detta crank in inglese, il numero presente sul registro dell'inserimento viene trasferito all'accumulatore, che è quest'altro registro qua sopra, quest'altro display. Se io muovo la manovella in senso orario, il numero viene aggiunto. Se io la muovo in senso antiorario, quindi all'indietro, il numero viene sottratto. Quindi adesso lo facciamo ritornare sopra. Questo qua, invece, sulla destra, è il registro contatore, altrimenti detto multiply register, e serve per contare quante volte io ho inserito questo numero dal registro delle impostazioni all'accumulatore, e viene utile nelle moltiplicazioni. L'accumulatore in inglese si chiama product register, così lo trovate all'interno del manuale. Per quanto riguarda i pulsanti, abbiamo questi due tasti shift. Il primo serve per spostare a sinistra di una posizione e si sposta anche questo pallino bianco dove ci sono tutti questi altri pallini neri che indica la virgola decimale. Infatti noi ci siamo spostati di una posizione a sinistra come se fosse una decina e quindi ci troviamo la virgola in questa seconda posizione, così in terza, e con quest'altro invece possiamo tornare indietro. Ci troviamo anche questi due pulsanti che vengono detti tasti di tabulazione. Servono per spostare il carrello del registro di inserimento a sinistra, in questo caso qua col pulsante più a destra, fino alla posizione 11. Invece con questo tasto qua tutto completamente in fondo. Azzeriamo e proviamo le due tabulazioni. 1, 2, 3, si sposta fino alla posizione 11. Azzeriamo, 1, 2, 3, con questo qua si sposta completamente in fondo e come vedete si sposta anche il pallino della virgola decimale. Diamo un'occhiata anche a quelle che sono tutte queste leve di lato. Come abbiamo visto prima, questa qua è la manovella per fare le somme, girandola in senso orario, e le sottrazioni, girandola in senso antiorario. Questa leva qua sulla destra è la leva di azzeramento del registro di inserimento, quindi qualsiasi numero che io digito
quando spingo questa leva in alto, viene azzerato e il carrello portato tutto a destra. La prova che è azzerato è se adesso lo sposto a sinistra tramite il tasto di tabulazione, vedrò che è tutto a zero. Invece queste due leve a sinistra, queste due qua, sono le due leve di azzeramento dell'accumulatore, quindi del product register, e del contatore, quindi del multiplier register. Ad esempio, se io digito 555 e continuo a sommarlo per 3 volte, come se avessimo fatto per 3, per azzerare l'accumulatore premo questa leva verso il basso, e adesso è a 0. Per azzerare il contatore, premo questa leva verso il basso e va a 0. Se io porto questo numero 555 dal registro di inserimento all'accumulatore, quindi come se lo sommassi oppure lo moltiplicassi per 1, ho anche un'altra possibilità data da questa leva. Questa leva si chiama back transfer, è un trasferimento inverso, e serve per trasferire il numero che si trova nell'accumulatore e portarlo qui sotto al registro di inserimento. Adesso azzeriamo il registro di inserimento per fare la prova, dobbiamo mettere un tot numero di zeri almeno uguale al numero di posizioni che vogliamo portare dall'accumulatore al registro di inserimento, ad esempio ne posso aggiungere 4, e poi tramite questa leva posso portare il numero qui sotto, infatti vedo 555. Questa operazione è utile ad esempio se voglio fare una somma di 3 numeri, me la troverò qua sull'accumulatore e dopodiché moltiplicarla per un altro numero. Questo numero qua sopra mi serve qua sotto per poi andarla a moltiplicare. Bene, la cosa si fa abbastanza complicata. Andiamo a vedere il manuale. Abbiamo dei primi esempi sul manuale. Ad esempio, ci spiega come fare una somma. Io farei esattamente quello che ci dice il manuale, così possiamo impararla. E così potete seguirlo anche voi se andate a scaricare il manuale online presso il mio sito internet. Ora, azzeriamo tutto. Il manuale suggerisce di fare una prima somma di 3478. Stiamo parlando di numeri interi, quindi questi qua che sono gli indicatori della virgola decimale al momento non ci interessano. Prima somma, 3478, ok, più, ruotiamo in senso orario, la manovella, 394, prima di digitare il numero devo azzerare il registro di inserimento, 394, somma, 85, somma, 8962, somma. Mi dà un totale di 4 numeri inseriti e la somma di 12.919. Se volete potete provarla anche con una calcolatrice un pochino più moderna, che non sia meccanica. Ok, la prima somma l'abbiamo fatta. Ora possiamo fare la prova di una sottrazione. Quindi azzeriamo anche i registri superiori e andiamo a fare questa sottrazione. Abbiamo due tipi di sottrazioni, vedo. Una sottrazione in cui il risultato è un numero positivo e una sottrazione in cui il risultato è un numero negativo. Andiamo sul primo esempio, quindi una sottrazione in cui il risultato verrà un numero positivo. 276.543. 2, 7, 6, 5, 4, 3. Lo sentite come sono belli i rumori di questa calcolatrice? Questo sì che è una ASMR. Dobbiamo girare la leva in senso orario perché dobbiamo caricare questo numero nell'accumulatore. Azzeriamo il registro di inserimento e digitiamo 80.927. 8, 0, 9, 2, 7. Però a questo punto, per sottrarre questo numero da quello già presente sull'accumulatore, ruoterò in senso antiorario la manovella. E quindi abbiamo un risultato che è 195.616. Vediamo se è giusto. Sì, anche il manuale dice che è giusto. Se volete provate anche voi, poi mi fate sapere, perché se sbagliano sia la calcolatrice che il manuale, allora possiamo dire che il produttore voleva farci lo scherzetto. Proviamo adesso la sottrazione sotto lo zero.
Azzeriamo tutto con tutte le leve di azzeramento e ci propone questa operazione. 58.923. Ora me ne sto zitto così sentite i numeri mentre li digito. (93.470) da sottrarre. E avete sentito la campanella che è suonata? È perché siamo andati sotto lo 0, quindi abbiamo tutti 99 e poi un numero qui. A questo punto ci propone di aggiungere altri 8.463. Bisogna sempre azzerare il registro di inserimento. Quindi andiamo in senso orario. Perfetto, ci troviamo un numero che ha ben poco a che fare con un numero comprensibile, perché è 9999 73 916. Allora, che cosa ci propone il manuale? E anche voi, se volete, poi lo potete leggere per provare questa operazione qui. Forse ho seguito un procedimento leggermente diverso da quello indicato sul manuale. Adesso dobbiamo portare questo numero qui sotto, quindi azzeriamo il registro di inserimento, ci mettiamo un tot numeri di zeri superiori a questo che vediamo, quindi superiore a 73916, e spostiamo, quindi trasferiamo col meccanismo di back transfer il numero dall'accumulatore fino al registro di inserimento. Ok, eccolo qui. E poi dobbiamo fare un giro in senso antiorario della manovella. Oh, eccolo qua, 26.084 col segno negativo perché si è acceso questo pallino rosso, che si è acceso, non è niente di elettrico, quindi semplicemente c'è dietro un qualcosa di rosso che si vede. Vediamo se è vero che deve darmi 26.084. Sì, il risultato è meno 26.084. Dobbiamo ovviamente trascurare tutti gli altri 9 che vediamo qua sopra. È proprio semplice, questa calcolatrice? Proprio semplice da utilizzare. Bene, azzeriamo un po' tutto. Ecco qua. Adesso moltiplicazione, già mi viene la morte. Numeri interi, almeno questo. Il manuale ci propone 6.943.259 per 2043. Ora avrei diverse possibilità per fare questa operazione. La prima sarebbe muovere 2043 volte questa leva fin tanto che qui non arriviamo a 2043 e a quel punto avremmo qui il risultato. Ma no, non conviene. Quindi posso ritornare indietro e fare quanto ci suggerisce il manuale. Quindi dobbiamo scrivere 2043 qui sul registro contatore. Cominciamo dai primi 3. Quindi 3, dobbiamo mettere 4 su questa seconda cifra qua. Ci spostiamo con il tasto Shift a sinistra di una cifra, di una posizione. A questo punto ruoto la manovella di 4 volte. 1, 2, 3 e 4. Sempre in senso orario perché sto continuando a sommare. Qua siamo a 0 e qui 2. Quindi abbiamo 2043. Il risultato è enorme. Qua come lo facciamo a vedere? Abbiamo primi 3, secondi 3, cosa sono miliardi? 14 miliardi, 185 milioni, 78.137. Ok, è giusto, secondo il manuale è giusto. Semplice, semplice, questa moltiplicazione comincia già a far venire un pochino di mal di testa. Andiamo un po' avanti nel manuale perché altrimenti se dobbiamo scorrerlo tutto non ce la caviamo più. Facciamo una somma di numeri e poi una moltiplicazione. Quindi inizialmente facciamo la somma. Siamo a pagina 8 del manuale, se volete seguirmi. 367.
più 9124 più 461 81. Notate che avrei potuto anche fare delle sottrazioni perché bastava girare la manovella al contrario e avrei sottratto quel numero lì. Bene, mi dà 10.033 come somma dei numeri precedentemente inseriti. A questo punto dobbiamo moltiplicarli. Quindi creiamo spazio, quindi 5 cifre ci servono per trasferire il numero, lo trasferiamo con la back transfer lever, quindi il numero da qua sopra, dall'accumulatore finisce al registro di inserimento, e a questo punto andiamo a moltiplicarlo per 113. Cominciamo dai primi 3, 1, 2, 3, ci spostiamo di 1, ecco qua. Sul registro accumulatore abbiamo la moltiplicazione della somma precedentemente fatta e 113 e ci dà, che valore è? 1.133.729, che è giusto, come dice anche il manuale. A proposito, visto che su questo canale parliamo di tutti questi argomenti noiosi, se non vi siete iscritti fino adesso, continuate a non iscrivervi perché è sempre così la situazione, è sempre così. O c'è una riparazione che ti fa venire mal di testa, o c'è un prodotto che si fa fatica a configurare, oppure parliamo di chissà che cosa, comunque sempre di roba vecchia, quindi valutate bene se iscrivervi o meno. Divisione. Allora, la divisione è complicata, io ci ho messo un po' a capirla, quindi auguri. La prima divisione che ci viene proposta nel manuale è 9.955.128 diviso tra 102. Spostiamo tutto a sinistra con il tasto di tabulazione e finisce qua. Facciamo un giro in senso orario. Azzeriamo tutto. Ma non questo qui in alto, non l'accumulatore. A questo punto dobbiamo fare diviso tra 102. Digitiamo 302 e spostiamo sempre a sinistra questo 302. Qua la situazione si fa complicata. Bisogna ruotare questa manovella in senso antiorario fino a quando non suona la campanella. Proviamo. 1. Ok, rifacciamo il giro in avanti. Quando suona la campanella vuol dire che siamo andati oltre, quindi sotto 0, quindi bisogna rifare un giro in avanti. Abbiamo trovato il primo numero del risultato della divisione, qui 3. Ora, tramite il tasto Shift a destra, spostiamo il carrello del registro di inserimento di una posizione a destra. E proseguiamo, ruotando in senso antiorario la manovella. Ok, ho sentito il beep, ho fatto un giro in più, quindi poi sono ritornato indietro fino a essere ritornato, diciamo, nei numeri positivi. E così dicendo andiamo avanti. Quindi spostiamoci a destra ancora di una posizione nel registro di inserimento, ruotiamo in senso antiorario ok, ritorniamo indietro e siamo a 329. Abbiamo fatto le prime 3 cifre del numero. Stesso discorso, ci spostiamo a destra di un'altra posizione. Allora, se si procede troppo oltre e magari la leva si blocca, bisogna continuare in senso antiorario per poi ritornare in senso orario finché non fa il DIN una seconda volta. Ok, qua sopra siamo a 0, quindi vuol dire che abbiamo nel registro accumulatore abbiamo tolto tutto quello che potevamo togliere.
E il risultato della nostra divisione è 32.964, indicato anche con il pallino bianco qua sopra l'ultima cifra intera. Quindi noi abbiamo 32.964. Vediamo se è vero. 9.955.128 diviso 302 uguale 32.964. Perfetto. Cioè, ma ci vuole una laurea per utilizzare sta calcolatrice? Ritorniamo sul manuale, perché qui la storia non finisce qui. Dobbiamo anche andare a studiare come funzionano le impostazioni della virgola decimale. Azzeriamo tutto. Beh, sulle sottrazioni e somme è molto facile. Se io imposto come fossero gli euro con 2 cifre decimali, io sposto questa alla seconda cifra decimale, questa alla seconda cifra decimale, devo fare, non so, 5,50 più 6,5 e abbiamo 12,00. Posso mettere più 0,25, quindi 25 centesimi, e andiamo a 12,25. Ora, se io voglio fare 12,25 per 3, mi porto qua tutto il numero. E a questo punto questo lo posso moltiplicare 3 volte, quindi lo sommo 3 volte. 1, 2 e 3. 36,75. Quindi sulle somme, sottrazioni, piuttosto che moltiplicazioni semplici e facili, la sottrazione è facile, vogliamo togliere 10, facciamo un giro in senso antiorario e da 36,75 siamo arrivati a 26,75. Quindi per quanto riguarda somme e sottrazioni e anche moltiplicazioni per numeri interi, la virgola è abbastanza facile. Per quanto riguarda la moltiplicazione è un po' più complicato, perché si vanno a sommare i decimali. Vogliamo fare adesso la moltiplicazione 3,18 per 5,123, che è quella che troviamo a pagina 13 del manuale, e ci sono 2 posizioni decimali, ce le dobbiamo avere qui per il 3,18 che è l'inserimento. 3 posizioni decimali ce le dobbiamo avere qui, che è il registro contatore. Invece sull'accumulatore dobbiamo arrivare a 5 posizioni decimali. Funzionerà? Vediamo. 3,18. Ok. E qui dobbiamo andare a mettere 5, 1, 2, 3. Cominciamo dal 3. Ok. Vabbè, il 3,18 nel frattempo si è trasformato, ma era 3,18. Per 5,123 fa 16,29114. Giusto? Ci siamo riusciti. Cavolo, ma veramente, cioè, bisogna avere il manuale pure per fare queste moltiplicazioni, altrimenti è un casino. Siamo pronti? Siamo pronti per fare sta divisione? Allora, 525,16 diviso 3,5. 525,16, tutto a sinistra, lo portiamo sopra come abbiamo fatto prima per la divisione. Allora, se non vi faccio vedere tutti i passaggi è perché li sto facendo a mente, faccio già una fatica io a farli e comunque l'abbiamo già visti prima, quindi al limite ritornate indietro sul video e li andate a vedere. Quindi 525,16 li abbiamo messi, azzeriamo il registro contatore, mettiamo 3,5, 3,5, tutto qua. Boh. Qui abbiamo 13 posizioni decimali nell'accumulatore product register, perché vedete qua c'è scritto 13. Invece sotto qui abbiamo 15, che però non dobbiamo vedere quello, ma dobbiamo vedere la scritta interna. Porto qua sopra la telecamera, spero che si veda. All'interno qui c'è un secondo numerino, il 7, dice di guardare quello. Quindi
13 meno 7 uguale 6. Dobbiamo mettere il registro contatore a 6. Quindi qua il risultato avrà 3 posizioni intere, poi tutto il resto sono decimali. Quindi facciamo subito queste sottrazioni fino a che non sentiamo la campana suonare, poi spostiamo avanti il carrello a destra con questo tasto Shift e proseguiamo. Ce l'abbiamo fatta. Allora, il risultato è esattamente uguale a quello che dice il manuale. Però, se vogliamo andare a vedere con la calcolatrice, 525,16 diviso 3,5 uguale 150,045714 e più altre cosine. Oh, ce l'abbiamo fatta pure a fare la divisione con la virgola. Oh, è stata difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Ma come facevano a fare i conti negli anni 60? Allora, questa calcolatrice è stata prodotta dal 59 al 67, quindi magari anche a fine anni 50 ci stava a avere un pochino più di difficoltà. Poi magari uno che era in ufficio a fare i conti era già una persona acculturata, quindi insomma ci sta che per utilizzare questa calcolatrice ci siano tutte queste difficoltà. Però veramente, cioè, è stato veramente complicatissimo, è stato complicatissimo, cioè sicuramente una cosa che andava imparata, perché è bello sapere come si facevano le cose una volta, e quindi sono contento di averlo fatto. Spero di non avervi annoiato troppo, in effetti il video è stato abbastanza statico sulle operazioni della calcolatrice, però questo dovevamo fare. Se vi piacciono questi argomenti, in particolar modo il computer e l'elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. E noi ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao ciao!